Il canotto insanguinato di Augusto De Angelis. Prosegue con il secondo capitolo delle indagini del commissario De Vincenzi, protagonista di una delle più affascinanti serie del giallo italiano classico. In questo episodio la tensione si intensifica e i contorni del mistero si fanno sempre più sfuggenti. Tra sospetti, intuizioni e verità celate, Augusto De Angelis intreccia una trama in cui ogni parola può avere un peso e ogni gesto nascondere un significato più profondo. Questo audiolibro continua come una serie, con un nuovo capitolo ogni domenica. Buon ascolto. Capitolo secondo. Nulla è più vivo della morte. Avevano fatto il viaggio in silenzio. De Vincenzi leggeva e l'altro guardava il paesaggio o diritto davanti a sé. Cruni, venendo dalla terza classe, s'era mostrato 3 o 4 volte sulla porta dello scompartimento e sempre De Vincenzi gli aveva fatto cenno col capo di andarsene. Avrebbe voluto che il suo compagno parlasse, che esprimesse qualche desiderio, che rivelasse la sua angoscia. Nulla. Anche nel vagone ristorante, seduto di fronte al commissario, non aveva parlato, se non per dire al cameriere che gli desse tè freddo per tutta bevanda. Siete astemio? Aveva annuito col capo. Un russo astemio, finché non avesse trovata vodka o acquavite a 28. Oppure lo era davvero? Alle 11 aveva varcato la soglia di San Fedele ed era rientrato negli uffici della squadra mobile senza il minimo imbarazzo, senza neppure aver l'aria di aver compiuto un eroismo, con quell'andarsi a mettere di nuovo nella gola del lupo. De Vincenzi, quando lo aveva veduto apparire sulla soglia della stanza, gli aveva detto con la maggiore naturalezza: Fra un quarto d'ora andremo alla stazione. Mettetevi a sedere. Posso fumare? e aveva fumato, contemplando nel respiro i suoi pensieri. In treno aveva continuato a contemplarli dal finestrino o di fronte a sé sulla parete dello scompartimento. Era evidente che almeno uno di essi lo martoriava. Quale? La scomparsa della donna? La morte di Edward Letang? Non certo la propria sorte a ogni modo. Che lo avessero arrestato, che lo obbligassero ora a tornare a Sanremo, la minaccia stessa fattagli dal commissario di non dargli pace, di battere su lui come sopra un ferro riscaldato a calor bianco, non doveva importargli. Il fatalismo dei russi. Scesero alla stazione e De Vincenzi, che aveva telegrafato alla questura di Sanremo l'ora dell'arrivo, vide venirsi incontro un collega. Il commissario De Vincenzi? Sono il commissario Racheli, Giorgio Racheli. Parlava con accento spiccatamente meridionale. Era basso, tozzo, solido. Aveva le mani quadrate, con le unghie corte, mani da contadino. Il volto però appariva aperto, gioviale, per quanto i tratti duri e fortemente segnati, la mascella prominente, gli occhi incavati rivelassero una volontà testarda e chiusa. I capelli grigiastri e le rughe sottili agli angoli degli occhi e della bocca gli facevano dimostrare i 40 anni passati. E così sei venuto tu. Iddio ti benedica. Io me ne lavo le mani adesso. Il caso è grave, gravissimo. Nessuno può sapere quali sorprese ci prepari. Guardò Evan Kergenie, che si teneva dietro a De Vincenzi con la sua valigetta gialla, e Cruni che gli stava al fianco.
Questo è il russo, eh? Gli diede un'occhiata malevola. Iddio sa dove ha cacciato il cadavere di quella donna. Perché, vedi, se si scoprisse il cadavere. De Vincenzi, che non aveva ancora pronunciato una parola, l'interruppe. Il brigadiere Cruni mi ha accompagnato. Intendo servirmene per le indagini. Ah, Fece Racheli. abbiamo qualche buon elemento anche qui. Non ne dubito. Ma tu sai che cosa voglia dire l'abitudine. Già. E come no? Iddio te la mandi buona. Nominava Dio a tutto spiano. De Vincenzi si disse che avrebbe cercato di fare da solo, ma come, se conosceva assai poco la città e niente affatto l'ambiente? Vieni dal questore? È un brav'uomo, non ci dà alcun fastidio. E quello lì, Indicò che al Genie. vuoi che lo porti alle carceri? Darò ordine perché rimanga a tua disposizione, naturalmente. No, il signor Kerghegne rimarrà con me in albergo e anche Cruni lo tengo con me. E se ti scappa? Oh, Fece De Vincenzi alzando le spalle. Che lusso però! Hai avuto i fondi da Roma? Eh già, quando si tratta di un affare di spionaggio non lesinano. Soltanto a noi contano il centesimo. Ebbene, che vuoi fare? Per andare alla questura si sale di qui. Erano usciti sul marciapiede esterno della stazione, sotto una breve tettoia. Davanti un semicerchio di case basse e dietro a esse altre case, con la facciata verso via Vittorio Emanuele, che sale lentamente, attraversando la città in tutta la sua lunghezza. Una scalinata per abbreviare, e a sinistra della stazione De Vincenzi vide che cominciava quasi subito la lunga passeggiata a mare, tutta palmizi e ville bianche, sino al fondo, contro l'orizzonte azzurro. Il treno era arrivato alle 17. Da quella parte, a quell'ora, la città appariva poco animata. Sul piazzale della stazione quasi nessuno, oltre i commissionari degli alberghi, i cocchieri in serpa alle loro carrozze a un cavallo e gli autisti, fermi in crocchio davanti al caffè. l'albergo Europa è qui vicino, credo. Eccolo lì. E Racheli indicò un fabbricato giallastro a 3 piani che sovrastava proprio di fronte alla stazione. Ci si poteva andare anche senza salire il viale. C'era una scalinata privata, Andiamo. disse De Vincenzi, avviandosi. Cruni veniva dietro di loro, portando la valigia del commissario e il proprio sacco da viaggio. Si guardava attorno. Salirono la scalinata stretta e ripida, coi gradini di sasso, e raggiunsero un piccolo giardino e poi la veranda. Il portiere galonato accorse attraverso la saletta di lettura e dietro lui un uomo grassoccio, rotondo, che sorrideva con ossequio. Guardò i nuovi clienti, riconobbe il commissario Racheli e il sorriso gli si spense sulle labbra. Ah, Fece, poi vide Evan Kergenie e trasalì. Che storia! Un cadavere nel suo albergo, tutto sossopra, e i pochi clienti che aveva stavano per andarsene. Il commissario De Vincenzi di Milano vuole una camera per sé e una per il suo brigadiere. Disse Racheli. Sì, Aggiunse De Vincenzi, fissando l'albergatore. 3 camere. Una anche per il signor Kerghegne. ma il signore ha la sua. Protestò l'ometto, che si era ancor più scurito in volto e si toccava i ciondoli d'oro appesi alla catena sul ventre. No, quella deve rimanere chiusa, per ora. E chi paga? Mi farete almeno i buoni di pagamento, no? Niente, pago io. Disse subito bruscamente De Vincenzi,
a cui l'uomo produceva una sorda evitazione. Salirono al primo piano. L'albergatore li conduceva. Giunti sul pianerottolo, davanti all'ascensore e al quadro con le chiavi, Racheli indicò a De Vincenzi una porta chiusa, a destra, al principio del corridoio. Lì dentro c'è il cadavere. Annunziò, e con la mano che aveva nella tasca dei pantaloni fece le corna. Quando lo porterete via, Chiese subito il proprietario dell'albergo. si può lasciare un morto. Il commissario lo interruppe. Stia buono, santo Dio. Facciamo quel che dobbiamo fare e ringrazi ancora se non le abbiamo fatto chiudere l'albergo. E perché lo dovevano chiudere? Che c'entro io? De Vincenzi s'era fermato nel corridoio di destra. Quali sono le camere che volete darci? Disse all'albergatore, e intanto osservava Kergenie. Il russo era sempre assorto. Rivedere quei luoghi non aveva prodotto in lui il minimo turbamento. L'albergatore indicò le porte. Quella è la camera, del morto, il numero 24. L'altra, subito accanto, era occupata dal signor Kergenie e dalla signora. Se le vogliono, ho libere il 26, il 27 e il 28. Oppure saliremo ai piani superiori. O quante camere vogliono. Tra poco, se continua questa storia, non rimarrà neppure un cane in albergo. De Vincenzi entrò nella camera 28, che fronteggiava le altre e dava sulla strada. Andò alla finestra e vide il casinò davanti a sé, bianco, alto, coi larghi viali a semicerchio che salivano, lo spiazzo ghiaiato, le aiuole verdi. Tornò nel corridoio. Dia al signor Kergenie e al brigadiere il 26 e il 27. L'albergatore sceglieva le chiavi, apriva le porte. Kergenie entrò subito nella sua. Cruni andò a deporre la valigia nella camera di De Vincenzi. Bene, mi consegni le chiavi di quelle 2 camere chiuse e se ne vada. L'ometto porse le chiavi e si allontanò, scuotendo la testa e borbottando parole incomprensibili. Parlava in dialetto rivierasco. Evan Kergenie, rimanete nella vostra camera. Verrò io da voi. Se potessi avere un po' di biancheria, qualche abito. Dopo. Troncò il commissario e chiuse lui stesso la porta alle spalle del russo. Tu, Cruni, rimani con me. Si volse a Racheli, che era rimasto in mezzo al corridoio. Il giudice ha messo i suggelli. Non ancora. Che vuoi? Sono 24 ore, è vero, che la scoperta del canotto è stata fatta, ma il cadavere non è stato trovato che ieri sera. E poiché ancora nessuno ci capisce niente. Nessuno doveva averci capito niente, infatti. Neppure sul modo con cui il francese è morto. Neppure. Non si tratta di suicidio, perché l'arma nella camera non c'era. E poi perché è stato colpito alla schiena. Ma tutto il resto un mistero. De Vincenzi si diresse alla porta della prima camera, l'aprì ed entrò, seguito da Racheli e da Cruni. Era un'angusta cameretta a un letto, stretta e lunga, dalle pareti chiare, un letto di legno, un comodino, un armadio a specchio, un piccolo tavolo, 2 seggiole. In angolo, verso la finestra, il lavabo a muro coi rubinetti nichelati. Il cadavere giaceva sul letto. Dove è stato trovato? Lì, davanti al tavolo, stava seduto e appoggiava la testa sul legno. È stato colpito alle spalle con una stilettata diritta e sicura. Scriveva quando è stato colpito. Chiese De Vincenzi, che s'era avvicinato al tavolo e guardava. Avete toccato nulla qui sopra?
No, ti pare? Il primo sopralluogo l'ho fatto io. Doveva stare in procinto di scrivere, evidentemente. Ho trovato la penna stilografica in terra, aperta. Eccola lì. Sul tavolo c'era il sottomano dell'albergo con la carta asciugante e sopra qualche foglio di carta da lettera con l'intestazione Hotel Europa Sanremo. Il primo foglio recava scritta a penna la data 2 giugno 1930 e due parole Mascherì, poi una macchia. Il colpo di pugnale lo aveva colpito e fatto fermare a quel punto. Null'altro sul tavolo, se non un pacchetto di sigarette Macedonia incominciato e il portacenere con 3 mozziconi. Questo qui fumava le sigarette sino alla fine. De Vincenzi si diresse verso il letto. Passando, vide una valigia aperta sul portavalige di ferro. Dentro biancheria stirata, qualche cravatta, la indicò a Racheli. Niente, lì dentro. Niente, nella valigia. Abbiamo frugato il corpo. In tasca aveva il portafogli con qualche biglietto di visita, il passaporto. Lo vedrai dal questore e alcune cartoline illustrate spedite dalla Francia. Ah, sì, aspetta. Un cartoncino con la roulette, di quelli che distribuiscono al casinò. E un gettone da 100. Denaro? Sì, qualche migliaio di lire. De Vincenzi adesso guardava il morto. Cruni s'era fermato sulla porta e la ostruiva completamente col suo corpo largo e quadrato. Disteso sul letto, colui che in vita portava il nome di Edward Letang aveva il volto piccolo dall'ovale allungato, che la rigidezza della morte rendeva lucido, duro, d'avorio. Era giovane. Non poteva aver più di 25 o 26 anni. I lineamenti erano fini, i capelli neri, la bocca sinuosa, dalle labbra sottili nella contrazione dell'ultimo spasimo. Aveva ancor più accentuata la sua piega di crudeltà fredda. La crudeltà della gioventù, che vive per se stessa e per il piacere, con egoismo determinato e cosciente. Gli avevano chiuso gli occhi e sotto le palpebre ceree essi dovevano celare il loro ultimo segreto. Qual era? Perché lo avevano ucciso? Non poteva essere stata che una persona amica, altrimenti avrebbe diffidato, si sarebbe guardate le spalle. Invece lui s'era messo a scrivere e l'altro lo aveva colpito. Scriveva una donna, ma Cherie era stata un'altra donna a colpirlo. Da quanto tempo si trovava a Sanremo? Era arrivato con gli altri due 8 giorni fa. De Vincenzi osservò l'abito, le scarpe, tessuto fine, taglio elegante, cuoio tenero. Avete osservato i vestiti? Avevano l'indicazione del sarto. Racheli sorrise. Lo so, non lo abbiamo fatto. C'era il passaporto. Non importa. Ma il commissario di Sanremo volle dimostrare che anche lui sapeva quelle cose. Già, e qui dentro avremmo dovuto far venire subito gli esperti. A gettar polvere di zinco sui mobili, a osservare col microscopio, a rilevare le impronte, una squadra di fotografi. Dove li pigli? A Sanremo, gli esperti. De Vincenzi alzò le spalle. Non è questo che conta. Ma avete preso i nomi di chi si trovava in albergo? Avete interrogato il personale? Nessuno si è allontanato da Sanremo, vero? Sì, fin lì ci siamo arrivati. Decisamente Racheli era indispettito. Rispondeva di malagrazia, adesso. Trasse dalla tasca un foglio piegato in 4 e lo porse a De Vincenzi. Eccoti i nomi.
Tutti costoro sono stati invitati a non lasciare l'albergo per alcun motivo. E li abbiamo sorvegliati, naturalmente. Potrai averli tutti a tua disposizione. Grazie. Fece De Vincenzi, che s'era messo il foglio in tasca. Osservò ancora il cadavere. Voleva imprimersene nella memoria la fisionomia. Era un personaggio del dramma che lui doveva tener presente. E certo quel volto, anche con gli occhi spenti, immobile, aveva una sua personalità viva ancora. Nulla è più vivo della morte, pensò. Dovette scuotersi. Sentiva lo sguardo ironico di Racheli pesare su di lui, e anche Crumi lo guardava con leggera meraviglia. Il dottore, che cosa ha detto? La sua voce suonò stranamente dura e argentina. Colpo diretto nel mezzo della regione sottoclavicolare. Il ferro, passando attraverso i muscoli e tagliandoli, ha reciso l'arteria ascellare. Si è prodotto l'aneurisma arterioso. La morte è stata quasi istantanea. Racheli aveva ripetuto le parole, come se le avesse imparate a memoria. Sorrise. Come vedi, m'hanno fatto la lezione. Il dottore ha aggiunto che potrà dirne di più. Dopo l'autopsia. Naturalmente. Ma fatelo portar via. Vado a telefonare al questore che tu sei arrivato e do ordine che lo vengano a prendere. Sì, grazie. Di al questore che mi presenterò a lui tra poco. Qui non c'è più nulla da vedere. Racheli era uscito per il corridoio e lo si sentiva scendere le scale. Fermati qui. Disse De Vincenzi a Cruni, uscendo. Quando verranno a prenderlo, fa attenzione che non tocchino nulla nella camera. Poi chiudi la porta a chiave e mettiti la chiave in tasca. Ho capito, dottore. Il commissario entrò nella camera numero 25, che era quella occupata dal russo e dalla sua amante. Un grande letto con risvolto del lenzuolo sulla coperta bianca di piché. Un vasto armadio a specchi, una toletta con sopra in mostra il servizio d'argento della donna, le bottiglie di cristallo col tappo d'argento, piatte a decrescere fino alla più piccola per il profumo, i pettini di tartaruga, le scatolette col coperchio lucente arabescato, un baule chiuso, 3 valigie di pelle di porco, appesi all'attaccapanni un mantello da donna azzurro e un altro rosso, un gabardine da uomo, 2 giacche di cuoio giallo, dalle passeggiate in canotto evidentemente, e 2 altre giacche a righe azzurre e rosse da tennis. Sopra uno dei 2 comodini, a destra del letto, un ritratto di donna in una cornice d'argento. De Vincenzi vide subito il ritratto. Avanzò nella camera. Un odore forte di acqua, di colonie e di tabacco lo avvolse. Ma non era questo soltanto. C'era anche un sentore penetrante di donna, un effluvio umano, ben caratterizzato. Il giovane sentì il turbamento carnale che quell'odore produceva, dandogli alla testa come un vino inebriante. Forse il segreto di tutto il dramma stava in quell'odore. Si avvicinò al ritratto, lo prese, lo contemplò. Non era indagine la sua di quel momento. La donna appariva seduta. Teneva strette e aderenti una all'altra le gambe, fasciate da stivaletti alti fino al polpaccio. La sottana le arrivava al ginocchio. Si vedevano le ginocchia e il principio del polpaccio, poi tutto il corpo nero. Doveva essere un abito di seta lucente. La vestiva come una casacca, molle e morbida. Sul nero del vestito le mani le teneva distese una sull'altra da un lato. Un grande anello rotondo all'anulare della destra, che era sovrapposta e che copriva quasi interamente l'altra.
il volto proteso sotto la frangia dei capelli, che scendeva a coprire la fronte sino alle sopracciglia. Una gran massa di capelli chiari, pieni di riflessi. Gli occhi fissi, quasi rotondi, luminosi, pieni di una strana espressione. Paura, meraviglia, curiosità ansiosa, le labbra sottili, il mento rettangolare, l'abito aperto a triangolo sul petto. De Vincenzi tolse il ritratto dalla cornice e se lo mise nella tasca interna della giacca. Poi uscì da quella camera con l'impressione di aver violato un segreto d'alcova, d'essere penetrato in un recinto vietato. Andò alla porta della camera in cui aveva fatto entrare Kergenie e la spalancò di colpo. Il russo stava seduto sulla sponda del letto e guardava fissamente davanti a sé. La valigetta gialla era chiusa accanto a lui. Kergenie, volete venire a prendere la biancheria e i vestiti che avete chiesti? Lui si alzò, mormorò, Grazie. ma quando fu dinanzi alla porta della camera che aveva abitata con Paolette Garat, ebbe un'esitazione. Entrate. Nell'intento vacillò. Dovette afferrarsi alla spalliera del letto. Si volse a De Vincenzi e gli sorrise. Un sorriso pieno di umiltà e di pudore. Guardò poi la cornice vuota sul comodino. Rimaneva immobile. Non doveva ricordare la ragione per la quale era entrato lì dentro. Quali sono le vostre valigie? Quello è suo. E indicò il baule chiuso. Prendete quanto vi occorre. Afferrò la valigia più grande. Qui c'è tutto. Bene, venite. Tornarono nella camera a un letto. Kergenie depose la grande valigia accanto alla piccola gialla. Siete libero di fare quel che volete. Potete uscire. Ci rivedremo. Abbiamo molte cose da dirci. Grazie. Rispose lui. De Vincenzi dalla soglia lo guardava. Non volete dirmi perché siete partito improvvisamente per Milano? Trasalì. Non s'aspettava quella domanda. Non mi sarei fermato a Milano. Dove volevate andare, allora? A Düsseldorf. A che fare? Ho i miei parenti in quella città. Mentiva, ma non completamente. Quella poteva essere una parte della verità, una piccola parte soltanto, alla quale lui si aggrappava per nascondere il resto. Lasciate detto al portiere dove andate, se uscite. Può darsi che vi raggiunga. Non attese la risposta e chiuse l'uscio. Percorse il corridoio, guardando le porte. A destra, andando verso la scala, c'erano i numeri 27, 26, 25, 24. Il 24 era appartenuto a Edouard Letang, il 25 i due amanti, al 26 sarebbe andato Cluny, al 27 c'era Kergenie. Di fronte altre 4 camere che davano sulla strada verso il casinò, dal 28 al 31. Il 28 lo aveva preso lui. Avrebbe saputo tra poco da chi erano occupate le altre 3. Si ricordò del foglio datogli da Racheli e se lo tolse di tasca. Lo aprì. Una quindicina di nomi, in tutto. Cercò i numeri delle camere. Il 29 era occupato dal barone Giorgio Milesia, il 30 dai coniugi Bertrand di Parigi, il 31 dalla Fräulein Agnes Staub. Si rimise il foglio in tasca e scese in fretta le scale. Incontrò una cameriera e un facchino che salivano, i quali si trassero da parte per lasciarlo passare, osservandolo con curiosità.
Di colpo si fermò davanti all'uomo Chi ha scoperto il cadavere nella camera? Ah, lei! e indicò la cameriera che De Vincenzi aveva lasciata dietro sé di qualche scalino e che si fermò subito. Io, signore, alle 9:30, quando facevo il giro a preparare le camere per la notte. E fino a quell'ora dove eravate stata? Agli altri piani. Si comincia sempre dal terzo, che è l'ultimo, per scendere al primo. La camera numero 24 è la prima in cui si entra, di questo piano. E indicò con la mano il pianerottolo da cui era disceso De Vincenzi. Avete gridato? Può crederlo? C'era nessuno nelle camere vicine. No, nessuno. E chi ha corso? Io, Rispose il fattino. Carlotta e io. Siamo sempre di servizio assieme. Ieri sera lo eravamo. Questa sera siamo liberi. E dove vi trovavate voi? In basso, davanti all'ascensore, Da quanto tempo? qualche minuto. M'ero fermato al quadro dei campanelli, E prima? col portiere, al suo banco. Avete veduto uscire qualcuno? L'ultimo a uscire è stato il barone Milesia verso le 9. Aveva mangiato al ristorante come il solito e poi era salito in camera. Per ridiscendere quasi subito. Va ogni sera al casinò. De Vincenzi riprese a scendere. Vi interrogherò ancora. In basso trovò Racheli in mezzo all'atrio. A destra uscendo era il portiere alto sul suo pulpito nero e a sinistra, dietro il lungo banco della direzione, si vedevano il padrone e due impiegati, curvi sui registri. Hai finito? Sì, andiamo. Tornerò poi a interrogare il personale e gli ospiti. Che allegria! Mormorò il portiere. Il padrone aveva il volto scuro, imbizzito, faceva il broncio agli avvenimenti e si toccava i ciondoli d'oro sul ventre per darsi un contegno. Quando vide che i due stavano per varcare la soglia dell'albergo, trovò la voce. Signor commissario, Macchinalmente anche De Vincenzi si voltò. Racheli disse: Ebbene, quando vengono a portar via quel cadavere, insomma? tra poco. uscirono. Presero a destra per risalire via Vittorio Emanuele. Proprio in quel momento si sentì la tromba stridente e l'autolettiga apparve al fondo della strada, scendendo da via Corradi. Sai? Disse Racheli, a cui l'attesa nell'atrio aveva fatto diminuire se non cessare il malumore. Domenica cominciano le regate degli yachts a vela. È una gara internazionale. Avremo la città piena di gente, di stranieri soprattutto. Si corre il match delle tre nazioni, Italia, Francia e Inghilterra. Ah, Fece De Vincenzi. La prospettiva non gli sorrideva. c'è molta gente qui in questo momento? Poca, quelli che vengono a giocare. Il casinò ha sempre il suo pubblico. Avevano lasciato via Vittorio Emanuele, larga, bianca, coi suoi negozi di lusso da città che vive sul forestiero, per cominciare a salire verso la città vecchia. Passarono dinanzi alla cattedrale gotica di San Siro, attraversarono il mercato. A quell'ora del pomeriggio avanzato non c'erano più che i banchi dei fiorai, garofani d'ogni colore. Ma la visione fu rapida. Entrarono sotto l'atrio della questura. Racheli lo guidava. Il questore li ricevette subito. Era un uomo alto e forte, coi capelli grigi tagliati corti, a spazzola duri. Gli occhi, sotto le ciglia folte, guardavano diritto, leali, pieni di bontà, quasi di rassegnazione, e lui li spegneva, facendo filtrare lo sguardo tra le ciglia socchiuse. Ho piacere che lei sia venuto, commissario De Vincenzi.
sorrise, gli tese la mano. La sua fama è tale da darmi la sicurezza che sbroglierà la matassa. Disponga di noi. Grazie. Disse De Vincenzi. Non potrei far nulla senza l'aiuto suo e dei miei colleghi. Rachele mi ha già dato prova di quanto sia preziosa la sua collaborazione. Il questore guardò Racheli, che fece un gesto di protesta, ma lo sguardo gli si era addolcito e il volto aveva perduto la sua durezza contratta. Il questore sedette. Un grazioso rompicapo. Cominciò. Vuole che riassumiamo brevemente i fatti? Segga, la prego. De Vincenzi sedette. Dunque, un canotto con una pozza di sangue sul fondo. La donna, Paulette Garat, scomparsa. Alle 9 dello stesso giorno, scoperta del cadavere di Edward Letang. Abbiamo interrogato il personale dell'albergo, non sanno nulla. Gli ospiti dell'albergo mostrano di saperne ancor meno, e non sembra che avessero niente di comune col morto, il quale faceva vita a sé e per unici amici aveva Kergeenie e la sua amante. È voce generale che questi tre fossero venuti a Sanremo per giocare. Provenivano forse da Montecarlo. Giocavano infatti tutti i giorni. E facevano differenze rilevanti. Ma non hanno mai scarseggiato di denaro, almeno visibilmente. Il russo, poi, il giorno avanti a quello della sua fuga, aveva fatto una grossa vincita. Quanto? Chiese De Vincenzi. L'addetto alla cassa del salone centrale gli cambiò per 300.000 lire di placche. Il russo aveva giocato alla roulette, mettendo tutti en plein di 1.000 lire. Sanremo è il casino d'Europa che accetta la più alta puntata. Con tutte le combinazioni accessorie, alla roulette si possono vincere oltre 75.000 lire in un sol colpo. E questo denaro dove è andato a finire? Kergenie non aveva in tasca, al momento del fermo, che poche migliaia di lire. Un altro mistero, a meno che non lo avesse avuto con sé la donna scomparsa. C'è da pensare che sia stata uccisa per questo. Ma è stata uccisa poi? Il cadavere. Mio caro, Interruppe il questore. a Sanremo un cadavere può anche scomparire. Basta portarlo con una barca al largo, legargli ai piedi con fil di ferro galvanizzato, qualche decina di chili di pietre e poi gettarlo in mare. Si ferma sul fondo tutto il tempo che occorre ai pesci per divorarlo. E dopo qualche giorno non ci sono più che le pietre e il fil di ferro. De Vincenzi vide davanti a sé la donna del ritratto, con quei suoi grandi occhi fissi a guardare forse un pericolo. Istintivamente si toccò la tasca del petto, dove aveva la fotografia. E quelli lì avevano un canotto automobile che poteva portare il cadavere dove volevano. Concluse il questore. Ma perché ricondurlo poi alla spiaggia e lasciarvelo, con la pozza di sangue, e la borsetta, e l'impermeabile rosso? Ma, Il questore si strinse nelle spalle. e perché fuggire a quel modo, che era proprio il migliore per farsi prendere subito? Lei crede dunque che a ucciderla sia stato il russo? E chi se non lui? Ma tutte queste ipotesi non servono a nulla, bisogna trovare qualcosa di preciso. Prove ci vogliono. Certo, l'uccisione di quel giovane Letang viene a complicare maledettamente il problema. Il questore tacque, fissava De Vincenzi. Adesso, mio caro, tocca a lei. Aprì un cassetto e ne trasse il passaporto, le cartoline, i portafogli rinvenuti nelle tasche di Letang. C'era anche il cartoncino della roulette e la placca da 100 lire. Spinse gli oggetti verso il commissario. E questa è la borsetta di Paulette Garat. L'impermeabile è là dentro, in quell'armadio. La borsetta scintillava con la sua cerniera di platino e le gemme rosse e bianche. De Vincenzi l'aprì e ne trasse alcuni oggettini luminosi d'oro giallo.
la scatoletta della cipria, il rouge, il piccolo specchio, un portamonete di pelle, un altro cartoncino con la roulette, un fazzoletto ricamato. Li rimise al loro posto, tranne il cartoncino rosso e nero, e fece scattare la cerniera. Tese la mano verso l'altro cartoncino, quello di Letang, Se permette, prendo questi. ma prese anche le cartoline dirette al morto, mise tutto in tasca. Ha bisogno di altro? Grazie. Racheli verrà con lei. Mi accorderò con Racheli. Non è vero. E si volse al collega. Basterà che io sappia dove trovarti. Uscirono assieme dalla camera e si fermarono nel corridoio. In quel momento, sbucando dalle scale, avanzò verso di loro un signore imponente, alto, ventruto, molto elegante nel vestito blu chiaro, con un feltro grigio a larghe tese in testa. De Vincenzi vide lo scintillio di un enorme brillante sul rosso amaranto della cravatta e un volto abbronzato dallo sguardo non meno acceso e pungente del brillante. Si dirigeva con sicurezza verso la porta dell'ufficio del questore, alla quale picchiò. Quando fu entrato, Racheli si volse a De Vincenzi. È Camir Pascià. Disse, e nella sua voce era molta ammirazione. Abita sul suo yacht, ancorato al largo. De Vincenzi aveva negli occhi i raggi del brillante, a cui il rosso amaranto della cravatta dava un alone di sangue. La trama si complica e le ombre attorno ai protagonisti si fanno sempre più fitte. Nulla è ancora chiarito e ogni nuova scoperta sembra aprire ulteriori interrogativi. Il commissario De Vincenzi dovrà addentrarsi ancora più profondamente tra indizi ambigui e verità nascoste. Il viaggio prosegue nei prossimi capitoli del Canotto insanguinato di Augusto De Angelis. Se questo episodio ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perdere i prossimi capitoli pubblicati ogni domenica. Grazie per l'ascolto e a presto.